Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, sono molto contenta di essere qui con voi oggi perché, considerata la mia passione nei confronti della numerologia, ho pensato che potesse essere un argomento, uno strumento che potesse servire anche a voi. La numerologia è lo studio della nostra configurazione energetica in base alla data di nascita. I numeri sono simboli e hanno determinate frequenze vibratorie esattamente come le note musicali oppure i colori. Perché mi piace particolarmente la numerologia? Perché, a differenza dell'astrologia, con la numerologia a me basta avere la data di nascita. C'è anche poi l'analisi del nome, però per adesso ci concentreremo sulla data di nascita. Nell'astrologia, ragazzi, avete bisogno della data di nascita più l'ora di nascita per riuscire a stabilire l'ascendente. Una volta stabilito l'ascendente si può avere la mappa natale, la carta natale. Però che cosa succede? Che per capire come si muovono le energie, diciamo, bisogna seguire lo spostamento dei pianeti durante i vari periodi dell'anno. Quando si fa la mappa numerologica, come vi dicevo prima, è sufficiente la sola data di nascita e questa mappa numerologica è un imprinting di quello che la nostra anima viene a fare in questa vita. Ci sono le sfide che quest'anima dovrà provare, dovrà superare, ci sono le doti, i talenti, appunto è come se fosse una mappa dell'impronta con la quale veniamo qui sulla Terra per lavorare determinate vibrazioni. Ci sono vari tipi di numerologia, c'è la numerologia caldea che usa anche i 10, l'11 e il 12, la numerologia cabalistica che è la numerologia che studia la Cabala e in questo sistema si usa anche la gematria, cioè è una tecnica per trovare la correlazione tra le parole scritte nella Cabala e le frasi, cioè come se si cercassero delle connessioni in tutto quello che è scritto. Poi abbiamo anche altre tipologie di numerologia, può essere la numerologia karmica, che si focalizza appunto sulle lezioni di vita, potrebbe esserci la numerologia tantrica, che diciamo è un po' l'energia della coppia, se vogliamo, è una numerologia che si utilizza per sbloccare, per aumentare, per potenziare, per riequilibrare e unire le energie di coppia. Quello che andiamo a vedere noi è la numerologia pitagorica, che appunto è basata sugli insegnamenti di Pitagora, che era un filosofo e un matematico più o meno del 500 a.C. e la numerologia pitagorica si basa sui numeri dall'1 al 9. Come vi dicevo prima, utilizza la data di nascita e in certi casi anche il nome e questo serve per appunto trovare i numeri chiave che svelano certi aspetti personali della nostra vita, del destino, delle relazioni che avremo durante la vita, delle sfide. Quindi Pitagora sosteneva che tutto l'universo era pieno di numeri, cioè tutto quello che noi vediamo, tutto quello che è tangibile può essere decifrato, può essere spiegato attraverso i numeri. Come vi ho anticipato, i numeri sono frequenze vibratorie e anche il disegno, il come noi disegniamo i numeri, parla di come si muove l'energia. Voi pensate a un 1 che partiamo, diciamo, da metà, saliamo e poi scende dritto, piuttosto che un 6 che parte, diciamo, dall'alto, scende e poi si chiude come in se stesso. Sono due movimenti energetici di tipo diverso.
Quindi anche il modo in cui tracciamo i numeri parla della vibrazione degli stessi. Tenete presente che anche i numeri hanno una polarità, che non vuol dire che sia giusta o sbagliata, semplicemente è come se fosse l'espressione della vibrazione del numero. In certi casi può essere un'espressione positiva e in certi casi può essere una espressione negativa, ovvero quel numero può vibrare con le sue caratteristiche più basse. Cioè, quando siamo bassi in vibrazione, abbiamo come una frequenza densa. Possiamo decidere di cambiare queste vibrazioni con amore, con abbondanza, nel momento in cui abbiamo davanti la nostra mappa e ci rendiamo conto quali sono le nostre zone d'ombra. Quindi la numerologia in realtà serve per conoscerci, per analizzarci e anche per polarizzarci. E essendo basato sulla data di nascita, che è una coordinata che non cambia, possiamo decifrare, diciamo, lo spettro vibratorio con cui la persona viene su questa terra. Quindi i numeri sono dall'1 al 9 e all'interno di questo gruppo di numeri ci sono come dei sottogruppi di 3 numeri. Allora, abbiamo detto che si lavorano con i numeri dall'1 al 9, quindi i primi 3, 1, 2, 3, sono diciamo il gruppo che parla di qualche cosa che nasce. Potremmo definirlo un po' la primavera dei numeri. Quelli di mezzo sono, diciamo così, la fase di stasi, la fase di assestamento, la fase anche di crescita, mentre gli ultimi 3 sono la fase finale, quindi il momento della raccolta dei frutti piuttosto che di chiusura di questo ciclo di numeri. Questo vi servirà molto quando andremo a vedere poi l'anno personale. Tenete presente che i numeri si dividono in yin e yang. Che cosa vuol dire? I numeri dispari, quindi l'1, il 3, il 5, il 7 e il 9, sono numeri di polarità yang, ovvero di diciamo input maschile. I numeri yang, questa parola, parla di numeri che passano all'azione, sono numeri che hanno come un'energia maschile di movimento, di azione, è un'energia a cui piace brillare, vanno verso l'esterno, sono diretti, proiettati in avanti, indipendenti, a volte sono impulsivi e sono, diciamo, vibrazioni più dominanti e controllanti sugli altri. Giustamente vanno verso l'esterno, quindi tendono a dominare e controllare il mondo esterno. Diciamo che sono numeri che si fanno guidare dalla logica, dall'intelletto, dalla mente, se vogliamo, piuttosto che dalle emozioni. E questi numeri vengono a lavorare delle situazioni personali, individuali, come se la persona dovesse elaborare delle lezioni individuali, appunto. Abbiamo poi i numeri pari, che sono numeri yin. Quindi sono numeri, diciamo, con un'energia più tranquilla, con un'energia più ricettiva e i numeri pari vengono a lavorare lezioni di gruppo, lezioni familiari e sono persone quindi più focalizzate sulle relazioni e sulle emozioni. Diciamo che quando devono fare una scelta, quando devono prendere una decisione, si lasciano guidare più dalle emozioni che non dalla razione, che non dalla logica. Essendo numeri, diciamo, di gruppo, sono numeri a cui riesce bene appunto lavorare in gruppo, stare in mezzo ad un gruppo di persone. Andiamo con i tipi di numeri. Ci sono tre, diciamo, tipologie, tre suddivisioni
La prima parla dei numeri mentali, la seconda parla dei numeri emozionali e la terza parla dei numeri materiali. Quindi per questi numeri sarà molto importante la parte della mente, per questi numeri sarà importante la parte delle emozioni e per questi altri numeri saranno importanti le questioni materiali, le questioni pratiche. Allora, i numeri mentali sono l'1, il 5, il 7 e l'11, che è un numero maestro, non ve ne ho ancora parlato, lo vediamo poi dopo. Dopodiché abbiamo i numeri emozionali che sono il 3, il 6 e il 9 e sono numeri che hanno un'energia molto creativa, appunto emozionale, quindi sono emotivi, si lasciano guidare dai sentimenti, dalle emozioni, prima che dalla parte mentale o dalla parte materiale. E questi sono numeri che hanno bisogno della connessione con gli altri, quindi sono orientati ad un pubblico, a servire gli altri, è come se avessero bisogno dell'attenzione e di una certa connessione emotiva con il mondo esterno. Abbiamo poi i numeri materiali che sono il 2, il 4, l'8 e il 22, che è un altro numero maestro di cui parleremo in un secondo momento. Quindi abbiamo come questa suddivisione dei numeri giusto per capire quale tipo di energia possano esprimere ogni singolo numero. Se per esempio parliamo del numero 6, ipotesi, allora il numero 6 è un numero yin con un'energia emozionale. Se andiamo per esempio a vedere il numero 5, è un numero yang ed ha un'energia mentale. Se andiamo a vedere il numero 8, è un numero yin con un'energia materiale. Ok? Questo è giusto per darvi come una prima idea di suddivisione dei numeri. Andiamo a vedere l'11 e il 22. Abbiamo detto che l'11 e il 22 sono dei numeri maestri e sono numeri che hanno un potenziale vibratorio maggiore rispetto agli altri. Vengono ad aiutare letteralmente l'evoluzione dell'umanità. Hanno già superato le prove degli altri numeri dall'1 al 9 e questi numeri ci dicono che la persona è un'anima antica e che viene ad insegnare. Sono persone che sono venute a costruire in grande, a mostrare come un livello morale e di attuazione maggiore degli altri. E la vita, in questo caso, farà passare queste persone per delle pressioni, per delle prove, per limitazioni, cioè è come se non avessero mai una vita troppo semplice, troppo fluida, proprio perché devono provare la loro maestria e devono provare la loro lealtà alla luce. Come maestro di alta vibrazione hanno una responsabilità più alta rispetto agli altri. E tenete presente che questi numeri possono scegliere se vibrare o no nella loro maestria. Se per caso non vogliono vibrare nella loro energia, esprimeranno la loro energia di base, ovvero l'11 ha come energia di base il 2 perché si sommano i due numeri, mentre il 22 avrà come energia base il numero 4 perché anche qui si sommano i numeri. Diciamo che il numero di base non è che sia meno buono, però è come se si venisse a vibrare in modo semplice e non si sfruttasse tutta questa maestria con la quale arriviamo su questa terra, ok? Quindi questo è per darvi come un primo approccio a quello che è la numerologia, alla suddivisione dei vari numeri e a quello che è la vibrazione di ogni numero. Durante le prossime lezioni andremo a vedere come estrapolare i vostri numeri personali in modo da iniziare ad orientarvi in questa tecnica, in questa arte,
per aumentare la consapevolezza del perché della vostra vita, del perché siete così, del perché vi toccano certe sfide. Bene ragazzi, se ci sono dubbi, se ci sono domande, fatemelo sapere nei commenti. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!